Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Ah no, ma io non posso fare il video adesso. Devo andare in discoteca, sono occupata. Sto scherzando, sono qui, non vado da nessuna parte, anche perché in questo periodo le discoteche sono chiuse, ma ho deciso di mettere comunque qualcosa di molto sobrio oggi. Perché in questo video voglio parlarvi dell'espressione sono occupato o sono occupata, che viene molto utilizzata e spesso abusata da chi parla italiano o studia italiano come seconda lingua, ma in realtà anche da molti italiani, e che invece spesso può apparire un po' scortese o in alcuni casi può persino risultare non veramente naturale. E rivelerebbe subito a chi vi sta di fronte che non siete dei veri italiani. In questo video quindi vi insegnerò tutti i modi più naturali e sicuramente meno banali o ripetitivi per dire che siete occupati quando qualcuno vi propone di fare qualcosa. In fondo gli state facendo un bidone, quindi voglio dire, fatelo con un po' di originalità, no? Se siete pronti, cominciamo subito. Quante volte è capitato che qualche amico ci invitasse a fare qualcosa, ma abbiamo dovuto rinunciare e dirgli di no perché avevamo troppe cose da fare? O magari perché volevamo guardare l'ultima stagione della nostra serie TV preferita, ma in ogni caso è comunque avere da fare. Oppure che il nostro capo ci chiedesse un piccolo favore, che ci chiedesse di lavorare per un po' di tempo in più, per qualche ora in più, o di fare uno straordinario, ma proprio non sapevamo come dirgli che non ne avevamo voglia. Bene, sappiate che per dire di no a un invito o a una proposta ci sono tantissimi modi diversi, alcuni più formali e altri più informali. L'importante è scegliere sempre il modo più opportuno al contesto in modo tale da non risultare scortesi o sgarbati. Il modo più semplice per dire di no, per rifiutare una proposta o un invito, è utilizzare espressioni come mi dispiace, ma non posso, oppure mi dispiace, ma non mi è possibile. Queste espressioni potete utilizzarle sia nella quotidianità sia in contesti più formali. Se dite che non potete, che non vi è possibile, è già sottinteso che avete altro da fare e quindi non serve specificarlo. Sono delle frasi piuttosto generiche che quindi vanno benissimo per dire di no non soltanto ad una proposta o a un invito, quindi non funzionano soltanto per dire che siete occupati e che non potete partecipare, che non avete tempo, ma servono anche per indicare che quella cosa lì che vi stanno chiedendo proprio non la potete fare. Ad esempio, se qualcuno vi chiede di rivelare un segreto nascosto del vostro capo, purtroppo voi non potete farlo perché è il vostro capo e rischiate il vostro posto di lavoro. In questo caso potreste dire mi dispiace ma non posso, mi dispiace ma non mi è possibile, e ovviamente chi ve lo ha chiesto capirà le vostre ragioni. Un'altra espressione, o meglio altre due espressioni che gli italiani usano veramente molto frequentemente sono super impegnato o impegnata, sono straimpegnato o impegnata. Ovviamente queste vanno bene solo in contesti informali e colloquiali, perché paroline come super o stra non fanno altro che indicare molto, ma appunto solo in contesti informali. Quindi sono dei modi perfetti per dire a un amico o a un parente che non potete accettare la sua proposta perché purtroppo avete moltissimi impegni e non avete tempo anche per quella cosa. Un'altra alternativa con lo stesso significato, ma questa è veramente utilizzata solo nella zona di Roma,
e non molto nelle altre zone italiane è sto impicciato o impicciata. Gli impicci, infatti, nello slang romano non sono altro che gli impegni, le cose da fare. Un romano direbbe per esempio «Ah, oh, non lo posso fare perché sto impicciato» o qualcosa del genere. Un'altra alternativa potrebbe essere «Mi dispiace, ma non ho proprio tempo». È un'espressione un po' passepartout, va benissimo in contesti formali e in contesti informali e si può usare pressoché in tutte le situazioni. Il significato veicolato da questa espressione è che avete così tante cose da fare che non riuscite a trovare neanche un minuto per fare ciò che l'altra persona vi sta proponendo o vi sta invitando a fare. Un'altra espressione simile che indica lo stesso significato di assenza di tempo potrebbe essere sono mortificato, sono mortificata, ma proprio non ce la faccio. Farcela, infatti, in questo caso indica avere il tempo di fare qualcosa, ma per dire che siete impegnati potreste anche utilizzare espressioni come ho un sacco di cose da fare, oppure ho una marea o una montagna di cose da fare, o ancora sono sommerso o sommersa di cose da fare. Il significato di queste espressioni è più o meno lo stesso e può indicare che siamo pieni sia di faccende lavorative, sia di faccende domestiche che di svago. Insomma, anche in questo caso le vostre giornate sono così piene che proprio non riuscite a liberarvi. Altre espressioni molto utilizzate e simili alle precedenti sono mi dispiace ma ho da fare, oppure mi dispiace ma ho alcuni servizi da fare, o ancora mi dispiace ma ho alcune faccende da sbrigare. Non è necessario andare a dare maggiori informazioni, a dire cosa dovete fare, perché quello che è chiaro è che proprio non avete altro tempo per inserire qualcosa da fare in più. Diciamo che queste sono forse le espressioni meno cortesi tra quelle che vedremo oggi, perché non sono particolarmente empatiche e indicano un po' di freddezza. Ma non è finita qua, potreste anche dire purtroppo è un periodo o un mese, una settimana, un giorno un po' incasinato, per far capire all'altra persona che ha scelto proprio il momento meno opportuno per proporvi di fare qualcosa, perché proprio in questo momento voi non potete. Infine, un modo molto formale per dire a qualcuno che non potete fare quello che vi chiede di fare è mi dispiace, ma al momento ho altre priorità. Boom! Ma attenzione, perché questa espressione apparentemente innocua in realtà nasconde molte insidie. Infatti in alcuni contesti e in alcune situazioni potrebbe essere fraintesa come ironica e provocatoria. Infatti c'è da dire che proprio perché si tratta di un'espressione estremamente formale, se utilizzata in contesti informali ha più che altro un senso ironico. Come per dire, ho già tutte le mie cose da fare, figuriamoci se trovo il tempo anche per quello che mi stai proponendo, per una cosa del genere. In ogni caso, vi ricordo che se ci tenete veramente a quella persona che vi ha fatto la proposta o se ci tenete veramente a fare quello che lei vi ha suggerito, anche se non potete in quel momento, non usate semplicemente queste frasi per dire di no, ma cercate anche di fare voi stessi una proposta. Per esempio, potete suggerire un altro momento, un altro giorno o un'altra attività. Sicuramente l'altra persona apprezzerà il vostro tentativo di riprogrammare l'evento e non si offenderà.
Alle frasi che abbiamo visto, quindi, potremmo aggiungere qualcosa come: che ne pensi invece della prossima settimana? E se lo rimandassimo a un periodo più tranquillo, come per esempio... Bene, insomma, sicuramente l'avrete capito. In italiano è veramente molto importante fare attenzione alle parole, alle forme, alle espressioni che si utilizzano quando si vuole rinunciare a qualcosa, quando si vuole dire di no a qualcuno. Ma, ultimo consiglio di questo video, cercate sempre di evitare la parolina no, che risulta veramente troppo diretta e poco cortese. Vi è già capitato di dover dire di no a un invito per qualcosa di estremamente noioso o estremamente lontano dai vostri gusti? Fatemelo sapere nei commenti, sono super curiosa. Io una volta ho detto di no a un invito ad una festa che mi sembrava molto lontana dal mio stile e ho detto che ero impegnata e che avrei dovuto passare tutta la serata a casa con alcuni parenti. Ma poi sono andata al centro commerciale e indovinate un po' chi ho incontrato? La festeggiata, che nel frattempo aveva rimandato la festa al giorno dopo, ma a me non lo aveva detto. E così mi ha detto: stai facendo shopping? E i tuoi parenti? Insomma, se non volete fare qualcosa, utilizzate piuttosto le alternative che vi ho dato ed evitate di entrare troppo nei dettagli. Se invece volete cercare dei modi più originali e non banali o scontati per dire a quella persona che tanto vi piace quello che provate per lei, allora non perdetevi il video dedicato proprio a questo argomento. Come sempre il link lo trovate qui in alto nella card e giù nella descrizione. Io vi aspetto prestissimo qui su YouTube, ma vi aspetto anche su tutti i canali social di Lernamo, su Facebook, su Instagram, su Twitter e su TikTok. Se invece volete degli altri argomenti di grammatica o volete praticare un po' con degli esercizi o cercate delle informazioni sulla cultura italiana, non dimenticate di passare dal nostro sito www.lernamo.com. Con questo è veramente tutto. A presto, ciao! Ah. Mi sento molto dance anni 70.